Trucco occhi velocissimo per quando siete di fretta ma volete comunque un aspetto completo ed elegante. Un solo prodotto, un solo pennello. Seguitemi. Ci capita spesso di avere poco tempo per truccarci, ma non vogliamo rinunciare ad avere comunque l'occhio sottolineato e valorizzato. Ecco allora che ci vengono in soccorso gli ombretti in formati un po' più semplici, un po' più gestibili rispetto alle classiche polveri, rispetto alle nostre amatissime palette. Sto parlando degli ombretti in stick o in matitone. Sono dei prodotti davvero utili, possiamo portarli tranquillamente in borsetta per utilizzarli anche durante il corso della giornata e soprattutto possono essere applicati e sfumati con tantissima semplicità e anche soltanto un pennello. Oggi voglio vedere con voi un trucco semplicissimo che faremo soltanto utilizzando questo che è un ombretto in stick di Kiko. Ovviamente voi potete utilizzare l'ombretto in stick che preferite nella colorazione che più vi piace. Vi ricordo solo che questo tipo di trucco è molto in linea con i nuovi trend 2025. Uno di questi trend infatti prevede l'utilizzo di un solo ombretto perlescente dato su tutta la palpebra. Se volete sapere quali sono gli altri trend del 2025 ho fatto un video, ve lo linko sotto, così li scoprirete tutti e scoprirete anche se sono adatti a noi donne over 40. Allora, con questo prodotto possiamo iniziare il nostro trucco occhi, ma attenzione, ovviamente la palpebra va preparata, soprattutto se vogliamo che l'ombretto duri a lungo, non sbavi e non vada in giro ad accumularsi nelle pieghette. Come si prepara la palpebra? L'ho già spiegato in un altro video, ve lo linko sotto anche quello. Ci sono 4 step, ve li ricordo velocemente. Sono l'idratazione della palpebra, mettere un po' di primer che fornisca una base uniforme e poi settare il primer con un po' di cipria. Ovviamente, prima di tutto, avere la palpebra pulita, potete farlo anche con un cotton fioc e un po' di acqua micellare. In questo modo il vostro ombretto, anche se è molto chiaro come il mio in questo caso, si vedrà bene perché potrà appoggiarsi su una base chiara, già pronta, una tela preparata per farvi splendere. Allora, vi faccio vedere la colorazione di questo, ve lo metterò poi in descrizione, è molto chiaro, quindi io poi ho una pelle chiarissima, quindi non so se riuscite a vederlo. In realtà noto che in video è un pochettino più scuro di come appare poi sulla palpebra, ma questo dipende molto anche dal vostro incarnato, quindi provate, potete calcare anche un pochino di più e poi tanto sfumeremo tutto con il pennello. Allora, vedete il procedimento, prendete molto semplicemente il vostro matitone, ne stendete un po' sulla palpebra e poi con un pennello lo sfumate bene su tutta la palpebra mobile, allargandovi un po' anche verso la palpebra fissa, in maniera tale da avere questo effetto diffuso, quindi rimarrà la perlescenza, ma non sarà eccessiva, non ci segnerà troppo le rughette. Ovviamente potete utilizzare il pennello che avete a casa, quello che preferite. Io vi devo dire che utilizzo questo che è di Refr il numero 01. Amiche, per me i pennelli di Refr sono in assoluto i pennelli migliori al mondo, sono fatti a mano, sono di setole naturali, sono un vero e proprio lusso. Io ne ho qualcuno, non molti a dire la verità, visto che appunto hanno questo prezzo importante, sono riuscita ad acquistarli con una promozione di oltre il 50%. Se vi dovesse capitare l'occasione appunto di acquistarli ad un prezzo così favorevole, ve li consiglio perché sono davvero dei pennelli meravigliosi
che quando li utilizzate soprattutto sulla palpebra matura come la nostra, spostano il prodotto ma non spostano la pelle e quindi evitano quell'effetto un po' a righette che a volte purtroppo abbiamo con gli ombretti. Naturalmente questo trucco lo potete fare con qualsiasi pennello da sfumatura abbiate a casa. Se doveste comprare anche solo un pennello di Refr, io vi consiglio lo 01 perché è il pennello da sfumatura perfetto. Allora, vediamo che abbiamo dato questa colorazione, non dobbiamo fare altro che settarla, questo è un piccolo trucco che vi lascio, settarla con un pochino, poco di cipria, in maniera tale che durante il giorno non si sposti. Adesso vediamo lo stesso trucco, ma con un prodotto diverso, un matitone. Allora, io in particolare ho questo di Astra, è un prodotto economico, lo trovate facilmente in diverse colorazioni. Io ho questo che è una sorta di viola abbronzato, un colore molto particolare, quello che vedete nel trucco in questo momento, ed è semplicissimo da utilizzare, ancora più dello stick a mio avviso, e poi con questo formato lo portate veramente dove volete. E se durante il giorno ad esempio non avete il trucco ma poi dovete direttamente uscire la sera, andare a un aperitivo, andare a una cena e volete arricchire il trucco con un po' di luce, questo lo mettete in borsetta, lo mettete nella trousse, alle brutte lo sfumate anche con il dito, quindi mi raccomando fateci un pensierino. Vedete qua che applichiamo questo tipo di prodotto, lo sfumiamo e il gioco è fatto. Ora amiche, cos'ha di bello questo tipo di trucco? Che possiamo semplicemente mettere un pochino di mascara e il gioco è fatto, andiamo via, oppure possiamo, se abbiamo un pochino più di tempo, continuare nella costruzione del trucco per step. Ad esempio, ci avanza un minutino? Possiamo fare una leggera bordatura dell'occhio con una matita, ad esempio marrone, e quindi il nostro look sarà ancora un pochino più sofisticato, un pochino più evidente. Se vi avanza ancora del tempo, ma questo lo potete fare anche, come vi dicevo, successivamente, magari la sera dando un ritocchino prima di uscire, possiamo anche decidere di illuminare un pochino le parti che non abbiamo truccato con un ombretto opaco chiaro. Adesso lo faccio insieme a voi. Prendo questa piccola palette di Royal Beauty che mi è stata regalata per Natale da una persona a me cara che saluto, e devo dire che è una palettina piccolina ma veramente spaziale, con dei colori che mi piacciono tantissimo, i rosa, questi colori sul marrone anche un po' bronzati, e c'è questo bellissimo, vedete, bianco, che è un color burro opaco che io adoro per fare questo, sottolineare un po' sotto l'arcata sopraccigliare, illuminare leggermente per completare il mio trucco. Allora, in molti tutorial vedete che illuminano tutta la parte. Ho visto recentemente un tutorial di Mario, il truccatore delle star, che consigliava di illuminare soltanto nella parte più alta, qua, delle sopracciglia, per non portare lo sguardo con questa luce che va verso il basso. Provate se vi piace di più darlo magari in maniera più diffusa o, come dice Mario, soltanto qui in questo punto. Io ne prendo un altro pochino e vado a illuminarmi anche questa parte qua. Di solito per quell'angolino utilizzo un pennellino a penna, ma ormai sto utilizzando questo. Ragazzi, dobbiamo anche essere pratiche, non mi va di sporcare troppi pennelli.
Anzi, se volete un video su come si puliscono i pennelli, magari mentre li state utilizzando tra un colore e un altro e poi dopo che li avete utilizzati per pulirli in maniera approfondita, fatemelo sapere, lo realizzo molto molto volentieri. Tra l'altro ho degli accessorietti veramente carini da farvi vedere, altri regalini che mi sono arrivati per Natale, che sono utilissimi per questa operazione. Vedrete. Allora, io chiudo la palette. Il mio trucco oggi è semplice, ma a mio avviso molto carino. Fatemi sapere se questo mini tutorial vi è piaciuto. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non perderete i prossimi video. Se vi ho dato dei consigli utili o se avete passato un po' di tempo piacevole con me, mettetemi un like. Vi saluto e a presto!